Buonasera a tutti, mi presento, sono il professor Ricci, Enrico della Scuola Superiore Secondaria di secondo grado di Poppi. È da 3 anni che sono in questo istituto in quanto docente di educazione fisica, ovvero scienze motorie e sportive. Quest'anno ho aderito a questo progetto, il Filo d'Arianna contro la devianza giovanile, soprattutto a scopo di prevenzione con una terza del liceo socio-pedagogico a scopo di prevenzione per diciamo, anche se la classe era di per sé molto scolarizzata, non c'erano episodi da creare allarmi o che, però ho voluto, era l'unica classe numerosa, diciamo che era l'unica terza che avevo, quindi abbiamo deciso di partecipare con questa classe. La classe si presenta molto educata, i ragazzi sono scolarizzati, però è molto eterogenea, gli alunni sono molto eterogenei sia per caratteristiche sia per vissuti, insomma, quindi era una classe che aveva bisogno di un progetto, appunto, secondo me, e quindi è cascato proprio a fagiolo. E niente, io ho trovato interessante ed utile come è stato svolto sinora il progetto Ariadne. In particolare gli interventi dell'esperto Di Marco sono stati coinvolgenti e hanno messo a loro agio tutti gli alunni. Ho parlato con la classe e con lo psicologo, ho gradito molto parlare con la classe e con lo psicologo di prevenzione, devianza e marginalità e di come si sviluppino le varie personalità e di come anche si possano affrontare. Appunto, i ragazzi ci sono cimentati in questo nel primo incontro. In particolare siamo stati soddisfatti dai questionari relazionali anonimi per gli studenti che hanno riguardato il rapporto con gli altri, il mondo e se stessi. Siamo riusciti anche a commentarli con Marco alla LIM e abbiamo definito le caratteristiche salienti di personalità che si sono poi originate, insomma. Quindi sono stati i ragazzi poi siccome frequentano la terza del liceo socio-psicopedagogico, era un lavoro a loro affine per quanto riguarda affine ai loro studi, insomma, e alla loro esperienza con le varie materie di psicologia, pedagogia, eccetera. Penso che gli alunni siano stati incuriositi da questo approccio riservato ma diretto, schietto e anche semplice, aggiungerei, secondo me. Senza l'esperto hanno compilato poi dei questionari sempre anonimi sulla devianza e sullo sport, dimostrando interesse e anche maturità, perché no, per tutti gli argomenti proposti. Hanno gradito l'iniziativa dell'intervista che dovrà appunto avvenire questo mercoledì, anche sul bullismo, seppur all'inizio con qualche reticenza e titubanza. Poi c'è stato insomma un po' è stata rimandata, comunque si è rientrato tutto. Nel complesso penso che il progetto Ariadne sia efficace perché è inclusivo e sviluppi la collaborazione e le pari opportunità, specialmente nello sport, che è la mia materia, insomma. Gli obiettivi e i risultati sinora riscontrati nella mia classe del liceo socio-psicopedagogico, numerosa ed eterogenea, sono quelli soprattutto di prevenzione, come ho già accennato prima, della devianza e della marginalità. Quindi si parla di prevenzione, di una maggiore, ma anche però, ecco, questo è importante, di una maggiore coesione del gruppo classe, di una crescita inclusiva. Le è mai capitato di entrare in contatto con episodi di bullismo, sia in questa classe oppure insomma in generale nella sua esperienza professionale? Allora, in questo istituto, io sono da 3 anni, come ho già detto, in questo istituto, è una realtà tranquilla, non ci sono episodi eclatanti, non ho avuto, diciamo, l'occasione di assistere a episodi eclatanti, gravi di bullismo, semplice scaramucce oppure contrasti, sì, ma proprio gravi episodi no. Sono da 3 anni che sono in questo istituto e per 2 ore a settimana vedo le classi, quindi importante certo deve essere la vigilanza e la prevenzione, appunto, e spero che con questo nostro progetto, nel quale credo, porti i suoi frutti e possa realizzarsi tramite anche la pratica dello sport, un'azione appunto
per favorire le relazioni tra tra gli alunni, insomma, tra il gruppo adolescenziale. Ci sono stati quest'anno dei contrasti, ma sono risolti subito, come ho già detto, proprio delle prese di giro, cioè nate ma poi subito risolte, ecco, quindi non è che in questa scuola ci siano emergenze, oppure almeno per quanto mi riguarda non ho mai assistito, Ok. ecco. E quali potrebbero essere, nella sua opinione, insomma, delle iniziative valide per il futuro riguardanti questo tema? Allora, innanzitutto la vigilanza e la comunicazione da parte di tutto il consiglio di classe, questa è importantissima in tutte le occasioni scolastiche, quindi ed extrascolastiche, per esempio uscite oppure durante anche gli spostamenti. Per esempio, noi dobbiamo raggiungere la palestra a circa 1 chilometro di distanza, quindi anche in questo frangente, anche se le classi sono veramente numerose, quindi sono di classi di 27-28 alunni ed è molto difficile controllare e prendere atto di tutte le dinamiche, perché chiaramente se guardi alcuni umanamente non ce la fai a vedere tutto, però è molto importante. E il clima è positivo e penso che le iniziative sicuramente, quindi la comunicazione, la vigilanza e anche lo sportello psicologico, uno sportello psicologico in modo da fronteggiare qualsiasi disagio e perché no, anche la creazione di un gruppo sportivo il pomeridiano, in pandemia permettendo, purtroppo si è dovuto interrompere e tutto ciò, e questi sono stati fortemente penalizzati. Insomma, credo molto nei ragazzi, cerco di avere un rapporto empatico, certo, poi chiaramente anch'io ho i miei limiti, però insomma cerco di stimolarli al dialogo per qualsiasi e è molto difficile perché a quest'età i pericoli sono tanti. Io ringrazio il dottor Marco Patrussi, la dottoressa Giada Lisi e niente, spero che il progetto possa andare avanti nel migliore dei modi e che il bello deve ancora venire perché sarà la parte pratica con queste partite di pallavolo, appunto anche se la pandemia continuerà, le faremo nel campo adiacente al palazzetto. Grazie, grazie. Grazie a lei e arrivederci. Arrivederci e alla prossima.